Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime di calciomercato in casa Napoli, la conferenza stampa di Giuffredi con Criscitiello che sta zuppo o pane, come si suol dire, a Napoli, marciando su quella situazione. No, è stato aumentato l'ingaggio, ecco perché è rimasto a Napoli. Parliamo anche di quello, è un'emozione da condividere. Intervista di Mertens alla Gazzetta dello Sport che trovate caricata poi sul canale YouTube della Gazzetta dello Sport, dove l'ho vista io ieri sera. Se non l'avete vista non ve la perdete, perché a me qualche lacrimuccia e un po' di malinconia mi è venuta, ma parliamo anche di quello. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video e vi unite alla nostra community che, come dico sempre, non è solo la mia. Partiamo dalle ultime di calciomercato e poi passiamo da Giuffredi per arrivare a Dries Mertens. Allora, le ultime di calciomercato sono le seguenti. Ostigard ci sta pensando finalmente all'opzione Ren e noi ne siamo felici, però dall'altra parte ci sono voci contrastanti su Hermoso, trattativa che più si porta a lungo e più sta sfumando, tanto è vero che potrebbero arrivare le sirene dalla Premier nelle prossime 48 ore e in 24 ore si prendono il calciatore, lo mettono sotto contratto e rimaniamo con tanto di naso. Si legge che il Napoli sta valutando comunque la permanenza di Nathan e ovviamente quella situazione da braccetto di sinistra, Olivera, adattabile, anche se noi non vogliamo adattare un bel niente e vorremmo difensori di ruolo, ma vedremo il Napoli cosa farà e le valutazioni dell'allenatore che poi ovviamente avrà tutte le responsabilità nell'aver fatto un tipo di mercato o un altro, quindi tireremo poi le somme a mercato chiuso. Gong, l'entourage ha detto che rimane a Napoli al 100%, vuole restare a Napoli e quindi questa secondo me è una notizia. Se dovesse arrivare qualche esterno è per sostituire Lindstrom, e se arriva qualche centrocampista è perché uscirà un Caiuste di turno, ma seguiremo ovviamente il calciomercato da qui a domani e in questi giorni, perché non c'è niente di ufficiale, non c'è nessuna voce prepotente ad oggi. Domani forse arriverà qualcos'altro e ne parleremo sicuramente. La conferenza di Giuffredi, no, ovviamente non vado ad analizzare tutta la conferenza, ma un pensiero sulla situazione va assolutamente detto. Allora, torniamo un attimo indietro a quando c'erano le chiacchiere e non era uscita ancora la lettera, tra virgolette, di Di Lorenzo. Giuffredi diceva così: Di Lorenzo va via, l'arrivo di Conte non cambia niente, non è un problema tattico, i contratti non sono prigioni. Ieri Di Lorenzo, la gente su Conte, sarebbe rimasto solo con lui in panchina al Napoli. Vi racconto l'incontro. Allora, nella conferenza è uscito fuori che non ci sono stati contatti con la Juve quando la lettera del capitano parla chiaro. L'idea di andare via mi ha sfiorato, quindi qualche contatto c'è stato e l'abbiamo percepito dalla lettera e quindi già non ci troviamo. Punto primo. Poi non ci troviamo perché tu avevi detto che poteva venire anche Guardiola a Napoli. Non se ne sarebbe fatto niente. Quindi poi siete ritornati sui vostri passi e hai fatto pure una conferenza ignorante da questo punto di vista, perché prima di andare a parlare di sport al pubblico potevi anche scrivertele un paio di cose per farle poi collimare, invece di esternare situazioni che vanno a cozzare poi con le dichiarazioni di Di Lorenzo nella lettera, perché questo è stato. Complimenti a Criscitiello che gli ha tirato fuori la risposta alla domanda su questo aumento di 800.000 euro fantomatici per i quali Di Lorenzo sarebbe rimasto a Napoli. Giuffredi nega e io ci credo, anche perché Criscitiello poi sa zuppo pane, come ho detto all'inizio del video, e dice no, non è vero, Giuffredi è un bugiardo, è un grande bugiardo, anche se è il miglior procuratore d'Italia, dice Criscitiello. Io ho dei dubbi sul miglior procuratore d'Italia, poi che sia un bugiardo sono fatti vostri e non mi interessa, perché visto il personaggio ho pochissima considerazione, sto solo esternando questo pensiero a conclusione di un discorso che poi abbiamo seguito sul canale con diversi video e quindi
è cosa buona e giusta concluderlo. Il discorso, io credo che è vero che Di Lorenzo comunque ha passati 30 anni e non è all'inizio della carriera, ma non è mai troppo tardi, calo Di Lorenzo, per cambiare procuratore e circondarti di personaggi professionali, competenti ed educati, perché io di professionalità, di competenze e di educazione non ne vedo. Poi fate voi le vostre scelte. A me Giuffredi già era antipatico prima, o addirittura dopo questa situazione non lo considero proprio come persona sulla faccia della terra, che poi mi ritrovo a dover commentare le sue frasi perché sono un tifoso del Napoli e ovviamente ogni 3-2 se ne esce con una cosa nuova. Lo aspetteremo poi nella sessione di calciomercato di gennaio, dove sicuramente se ne uscirà e il mio assistito non sta giocando perché Conte non lo fa giocare, così come facevo con Spalletti, Mario Rui, Olivera, gli preferisce Olivera e quant'altro. Ha sempre fatto questo e lo conosciamo molto, ma molto bene. L'ultima parola da dire su Criscitiello. Caro Criscitiello, chiudi baracca e burattini, perché poi una volta finita questa chiacchiera non lo so di cosa potrei più parlare nella tua mezza trasmissione e lasciamo spazio ai giovani competenti, professionali ed educati. Ce ne sono tantissimi, io mi ritrovo molte volte in live miste su altri canali a difendere i colori del Napoli e credetemi, di giornalismo giovane, molto anche giovane, parliamo di ragazzi che hanno appena passati i 20 anni, che hanno competenza da vendere, educazione e professionalità, possono tranquillamente gestire una trasmissione come quella di Piscitiello, che non oso nemmeno nominare. Le emozioni da condividere, l'intervista di Mertens alla Gazzetta dello Sport, ovviamente non vado a prendere tutta l'intervista, ma la cosa che mi ha fatto sorridere è stata mia moglie mi chiede se sono più italiano o sono belga, perché Mertens ha dichiarato di voler vivere a Napoli. Verrà a vivere a Napoli a carriera finita, quando appenderà le scarpe al chiodo. Il figlio deve crescere secondo criteri partenopei e noi ne siamo orgogliosi in primis, e dall'altra parte mi sale la malinconia perché feci un video quando andò via Mertens ed era all'inizio del canale, un paio di anni fa, il canale aveva 2 o 3 mesi, e feci il video, se non erro, prendendo l'addio di Mertens e l'addio di Koulibaly, che erano poi a livello temporale quasi nello stesso periodo. Mi feci sentire un tantino nei confronti della società, ma perché? Non perché lo sapete benissimo cosa penso della società del Napoli e quanto stimo la gestione De Laurentiis, però in determinate situazioni mi sale il nervoso perché queste cose secondo me vanno giudicate e vanno risolte in maniera diversa, ovviamente in base ai personaggi che si contendono la questione. Mertens ha dato tutto a Napoli e avrebbe dato ancora di più se non fosse andato via, o meglio, se qualcuno non l'avesse messo alla finestra e sul mercato. E quel qualcuno non è detto che sia la società sportiva Calcio Napoli, perché c'era un qualcuno che non lo considerava più il progetto tecnico del Napoli. Quel qualcuno ha meno capelli di me, o diciamo i pochi capelli che sono rimasti anche a me, e adesso allena la nazionale. Mo non so per certo se sia stato più un volere spallettiano o più un volere della società, perché comunque Mertens era a fine contratto e quant'altro, ma il Napoli non ha mai cacciato via nessuno. Non ha mai cacciato via nessuno. Ti presenti in direzione, chiedi di voler andare via, il Napoli si siede come ha sempre fatto, ne discute, è quello che fa più piacere al calciatore, anche se vuole andare via, si risolve, si portano le offerte e non c'è alcun problema. Non è mai stata una società rancorosa o che si è messa di traverso quando il calciatore o il dipendente in questo caso ha preso una determinata decisione. Quindi diciamo che se faccio 1+1 è stato più un allontanamento dal progetto tecnico, stronzata abissale, perché Mertens avrebbe fatto i buchi a terra
anche nel Napoli dello scudetto e avrebbe dato sicuramente forse anche qualcosina in più della mano che poi ha dato Raspadori, perché noi abbiamo tolto Mertens per far entrare Raspadori, ovviamente decisivo nell'annata dello scudetto, lo Spezia, i gol dei Champions, per amor di Dio, non sto sindacando la situazione Raspadori e ciò che ha dato nell'annata dello scudetto, però noi abbiamo mandato via un campione. Per campione si intende un calciatore che cambia la casacca ma non cambia la musica. E io che Mertens era un campione lo sapevo benissimo, tanto è vero che al Galatasaray ha fatto i buchi a terra. Ha fatto i buchi a terra e continua a farli. 3 giorni fa c'è un gol in amichevole che lo trovate dovunque. Dovunque. Palla fuori l'aria, mattonella Mertens. Scavetto sotto, quella sorta di cucchiaio a giro che ha comunque nelle corde. Palla all'incrocio dall'altra parte e arrivederci e grazie. Ecco perché determinate situazioni e determinati calciatori vanno valutati anche quando arrivano a fine contratto. Perché abbiamo fatto una stronzata a mandarlo via. Io così la penso, la penserò sempre così, tant'è vero che nell'intervista di Mertens, al di là di tutte le dichiarazioni d'amore che sono sempre state fatte negli anni, Mertens dice Napoli era la mia dimensione. Ed è lì che a me è scesa la prima lacrimuccia perché tornando indietro Mertens era un tutt'uno con società, squadra, città, usi, costumi, tutto. Mertens è napoletano, geograficamente ovviamente nato in Belgio, ma non ha niente, e vi dico niente, e ve lo posso confermare perché vivo da 20 anni in Olanda e tra Belgio e Olanda diciamo che le differenze sono molto poche per quanto riguarda il come sei tu persona, ovviamente in una nazione che non è l'Italia, o meglio in una città che non è Napoli, e non ha niente a che vedere con usi, costumi, comportamenti, esternazioni, anche quando parla, totalmente diverso. Quindi il nostro Ciro è e sarà sempre il benvenuto a Napoli, ma non gli dobbiamo dare nemmeno il benvenuto perché sarà a Napoli tutta la vita e vorrà crescere suo figlio a Napoli. Pensate eh, quanto è diciamo importante una decisione del genere per quanto riguarda una famiglia. Ovviamente qua siamo tutti grandi e navigati, la maggior parte, chi ha figli e chi no. Io ho figli e quindi vi posso dire che una decisione del genere, al di là che poi sia Napoli o un'altra città, è una cosa importante, molto ma molto importante. Quindi per arrivare a dire e a fare tutto ciò c'è stata veramente c'è stato veramente tutto l'amore possibile ricambiato tra Partenope e la persona, perché quello succede a Napoli. Napoli ama in maniera incondizionata, senza chiedere niente. Però poi quando viene corrisposto, ecco che si scrivono le pagine di storia più belle della nostra società e della nostra città. Vi invito, ovviamente, non mi dilungo più su questa situazione, vi invito, per chi non l'ha ancora fatto, di andarvi a vedere e ricercare l'intervista di Mertens alla Gazzetta dello Sport e lo aspetteremo a Napoli a fine carriera per godercelo ulteriormente, augurandoci anche, chissà, che un giorno possa anche ricoprire un posto in società, magari insieme ad Amsic, perché no? Sempre Forza Napoli ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi come ho detto all'inizio del video, non dimenticate di attivare la campanellina, fa tanto piacere al sottoscritto, fa piacere all'algoritmo e ci divertiamo un po' tutti. Forza Napoli, ciao!